Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche e affettive per la seconda metà di luglio 2023. Abbiamo la carta dell'eremita, amici dei gemelli, periodo di introspezione e per qualcuno periodo magari di isolamento. Normalmente quando c'è l'eremita l'isolamento è ricercato, perché c'è proprio bisogno come di un momento di ricerca interiore, di ricerca personale, diciamo così. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e sotto nella descrizione trovate un video che vi spiega proprio come unire più oroscopi insieme. Sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e ci sono anche altri link a video che potrebbero interessarvi. Partiamo con un 5 di coppe, ragazzi, 3 di denari, abbiamo un 5 di bastoni, wow, cavaliere di coppa al contrario. Abbiamo un 10 di bastoni, la carta della stella e un 7 di denari. Ragazzi, partiamo da un 5 di coppe, C'è una sensazione di perdita in qualche modo. Il 5 di coppe denota sempre una perdita che normalmente è di tipo affettivo, però può anche essere un'occasione persa, un rammarico, un senso di colpa. Lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. Ho come l'idea che ci sia qualche cosa inerente a una collaborazione o a un gruppo di amici o potrebbe anche essere all'interno di un gruppo di lavoro. Dipende se magari c'è qualcuno che mi interessa a livello romantico all'interno del lavoro. Mm, Però se siete per esempio all'interno già di una situazione, di una relazione, ehm, ho come la sensazione che qui vi stiate prendendo un po' troppe responsabilità. È come se ci fosse qualcuno che dall'esterno non fa movimenti, è per quello che c'è la carta dell'eremita. Probabilmente vi sentite soli all'interno di una situazione o magari proprio all'interno di una relazione. Queste carte le andiamo poi a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dal 5 di coppe. Abbiamo il Papa e un 10 di spade, ragazzi. Allora, per qualcuno sento che è un po' come aver perso la fede. E per qualcun altro, ragazzi, qui c'è qualche questione. ehm, Sento molto la religione. Di solito a me il Papa ispira di più come una carta di canalizzazione di maestro spirituale, ma qui sento che in qualche modo è stata la cultura religiosa che ha influito. È come se ci fosse una sofferenza legata a qualche cosa che riguarda la cultura religiosa, le tradizioni, la società. E vi dirò che quando c'è il papà si parla anche di matrimonio, quindi magari per qualcuno si sono perse delle occasioni perché si è portato avanti un matrimonio, perché si è portata avanti un'unione. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli, vediamo le responsabilità. Asso di bastoni,
e 7 di bastoni. Come se vi dicessero di fare qualche cosa di concreto per iniziare a difendervi, per iniziare a far valere le vostre idee, per iniziare a far vedere quanto valete. Può essere che qualcuno qui si sia infilato in qualche situazione strana dove adesso è il momento di prendersi le responsabilità del caso ed è come se ci fosse una sorta di paura. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Uh. Cavaliere di spade e diavolo. Ragazzi, qui potrebbe esserci proprio una persona, nello specifico che vi rema contro. Vi dico così perché quando c'è il diavolo e il cavaliere di spade, potrebbe esserci un certo tipo di arroganza in questa relazione o in questa situazione o semplicemente nelle discussioni. Sento che qualcuno ha molta rabbia, vorrebbe sfogare la propria rabbia per quello che è successo, per quello che si è perso. E invece qui è solo ora di rimboccarsi le maniche per ricominciare. Ci sono dei conflitti con questo cavaliere di spade, oppure il cavaliere di spade, se non è una persona, rappresenta il vostro modo troppo arrogante, mi verrebbe da dire, con il quale si affrontano certe questioni, certe tematiche, certe persone anche. Probabilmente siete un po' pungenti. Ovviamente non è per tutti, questo messaggio è solo per qualcuno, ma giustamente se c'è rabbia è anche abbastanza naturale, no? Che diciamo scaturisca con battutine o frecciatine o similari. Andiamo avanti. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Abbiamo gli amanti al contrario. Potrebbe esserci anche gelosia, ragazzi. Allora, amanti al contrario, la sacerdotessa, un cavaliere di bastoni, un cavaliere di pentacoli, scusate, e abbiamo un 8 di spade. Ho come la sensazione che stiate forzando un po' le cose, per quello che state spingendo con questo cavaliere di spade. Tenete presente che quando c'è il diavolo sono sempre questioni riferite all'ego, ok? Quindi fate attenzione a non creare discussioni o problemi solo perché avete bisogno magari di un risultato, avete bisogno di una conferma, perché è come se questo vostro modo di fare in realtà allontanasse quello che voi volete. Sapete, è come quando uno è tanto arrabbiato, emana proprio la rabbia da ogni poro della pelle e gli altri lo sentono e molte volte non è proprio piacevole stare vicino a queste persone così tanto arrabbiate, quindi certe persone magari evitano, ok, di incrociare il vostro percorso, evitano di farsi avanti, evitano di mettere benzina sul fuoco letteralmente. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. 7 di pentacoli. 9 di spade e 3 di coppe. Facciamo così. Ragazzi, qui qualche questione legata a delle responsabilità che vi siete probabilmente sobbarcati fino ad adesso. Sento che nella quarta settimana di luglio sarà giunto il momento di togliervi queste responsabilità, di andare per la vostra strada. È come se doveste interrompere una certa energia, un certo modus operandi, probabilmente il vostro modo di affrontare le cose, di essere anche sempre un po' sulla difensiva, mi viene da dire.
Vi sento molto attivi, molto in avanti. Vi dico che l'asso di bastoni può far riferimento a un incontro di tipo intimo. mm? Considerato che abbiamo il Papa e il Diavolo, potrebbe essere una persona sposata, ragazzi, e potrebbe essere una persona con interesse più che affetto. Ed è un po' per quello, secondo me, che vedete che questa persona non fa passi in avanti e vi sentite probabilmente un po' soli all'interno della relazione, ma qui è ora di smetterla di aspettare, prendere in mano un po' le redini della vostra vita, smettere di pensare al passato. Andiamo a vedere la stella. Qui, avendo gli amanti al contrario, ragazzi, è come se mancasse un certo amor proprio per, come dire, far evolvere la situazione. Abbiamo un 2 di spade, il mago e un 5 di coppe nuovamente che avevate già qui a inizio lettura. Ragazzi, ponetevi un obiettivo e fate qualche cosa di concreto per raggiungerlo. Tenete presente che avete sempre il 5 di coppe. È come se aveste paura di perdere un'occasione perché una l'avete già persa. Però in realtà le carte qua vi dicono puntate un obiettivo, datevi un punto di arrivo e fate qualche cosa di concreto per arrivare a questo obiettivo. Con il mago, che è la carta dell'alchimista, è la carta di colui che ha il potere di trasmutare le energie pesanti in energie potenti, in energie d'oro, dorate, in energie preziose, quindi vi dice che avete gli strumenti, le capacità, le conoscenze, tutto quello che vi serve per creare la vostra realtà. È anche un invito a fare dei lavori di manifestazione con la carta della stella, perché anche la carta della stella è una carta che vi dice di, diciamo così, rimanere in contatto con il vostro lato percettivo, è una carta che parla di canalizzazioni, è una carta anche che parla di sogni, è molto collegata alla notte, quindi potrebbe anche il 2 di spade tra l'altro, quindi potrebbe essere interessante per voi magari annotarvi i sogni che fate in questo periodo o comunque prendere spunto, diciamo, da quello che sognate, perché in qualche modo quando sogniamo è il nostro subconscio che cerca di parlarci. Andiamo a vedere il 7 di denari. Abbiamo un fante di coppe, un 3 di pentacoli nuovamente e un 6 di pentacoli. Ragazzi, sento che una volta che che puntate questo obiettivo e che iniziate con questo mago a manifestare quello che voi volete, è come se il grosso del lavoro è fatto, ok? Vi dirò che qui abbiamo 3 carte di pentacoli. Ci può essere un'offerta, ci può essere una proposta, di nuovo una rivisitazione delle collaborazioni, ma questa volta in equilibrio. Se si tratta di gestione a livello temporale, magari a livello familiare, di chi porta i figli a scuola, piuttosto che di chi sta a casa col muratore, è come se ci fosse un nuovo tipo di equilibrio. Ma puntate l'obiettivo e poi iniziate a comportarvi come se aveste già raggiunto l'obiettivo. È parte della legge di assunzione. Cercatelo su internet. Se fosse che questo incontro è con una persona, diciamo, già impegnata o insomma con interesse, ragazzi, qui si tratta di anche lì capire che cosa volete voi. È quello che volete avere nella vostra vita? È quello a cui puntate, aspirate? È quello che desiderate? Se sì, va bene così, se no, iniziate a lavorare, a fare dei lavori di manifestazione per riuscire a, adesso ve lo dico carinamente, però, a manifestare il principe azzurro. Comunque vi dirò che se per caso ci fosse qualche tipo di discussione, qualche tipo di sofferenza con il partner o la partner che avete in questo momento,
Sento che il cambio di attitudine che avete porterà comunque anche la persona eventualmente a porgervi delle scuse. Andiamo a vedere una carta da parte degli oracoli, vediamo che cos'altro vi vogliono consigliare. Carta numero 12. La sento molto collegata, ragazzi, con la carta della stella, perché anche questa è una carta che parla di meditazioni, di canalizzazioni, di una maestria, ok? E guardate, quello che mi piace di questa rappresentazione è che dietro c'è il fiore della vita, che peraltro è un simbolo di geometria sacra. Potete cercare anche questo su YouTube o su internet. È un simbolo che si usa sia per proteggere, per proteggersi o per proteggere gli ambienti, ma anche per ricaricare i cibi. Cioè, io ho dei... Ve li prendo. Ecco, questo è il fiore della vita che c'è qua dietro e questi qui sono due fiori della vita che ho fatto io, sono su un compensatino e li uso tipo sotto pentola, quindi metto sopra il bicchiere piuttosto che la pentola, piuttosto che il piatto e ha questa proprietà terapeutica di pulizia. Questo ve lo do come tips, come trucco. Bene, cari amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Fatemelo sapere nei commenti, se vi è piaciuta comunque potete mettere like, iscrivervi o condividere. Se poi volete anche supportare attivamente il canale potete lasciare una donazione oppure abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due, quella più bassa è un semplice supporto al canale, mentre con la fascia di prezzo più alta avete accesso ai video di crescita personale e spirituale. Ci tengo solo a fare una piccola precisazione, il percorso individuale che sto proponendo è cucito sulla persona ed è basato sul lavorare le credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che poi andrò a trattare nella sezione degli abbonamenti. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!